L'abilità di fare cose diverse al tempo stesso è da sempre considerato un dominio del mondo femminile. Pronto? Sì? Sì, arrivo! Gli uomini dal lato loro sono dei maestri della concentrazione. Oh? Ah, scusa, ero concentrato. Ma è davvero così? Ciao Detective, io sono Alice e oggi scopriamo insieme se uno dei più grandi luoghi comuni che esistano è in realtà una verità scientifica. Come fanno le donne a fare molte cose diverse al tempo stesso? E perché invece gli uomini sembrano avere una concentrazione molto più mirata ad un solo compito? Sono solo delle leggende metropolitane o c'è un'effettiva differenza nel modo in cui i nostri cervelli funzionano? Insomma, le donne sono davvero più multitasking degli uomini? Multitasking è una parola quasi intraducibile che significa fare diverse cose al tempo stesso. Per esempio parlare al telefono mentre scriviamo un'email, oppure cucinare un piatto mentre si legge una ricetta. In realtà prima di capire se essere multitasking sia una prerogativa femminile o maschile o di entrambi, dobbiamo capire che cosa significhi a livello biologico. Il cervello è il centro di elaborazione di tutte le risposte che diamo agli stimoli di ciò che sta all'esterno. E se guardiamo a come il cervello si relaziona a diversi stimoli e a diversi compiti, capiamo che in realtà non esiste l'abilità di concentrarsi su due cose diverse al tempo stesso. Bensì una cosa che il cervello fa molto simile al concetto di multitasking è quello di cambiare l'attenzione da un compito ad un altro molto velocemente. Beh, ma non è un po' la stessa cosa? Sì e no. Quando i compiti da svolgere sono molto diversi l'uno rispetto all'altro, come per esempio guidare mentre si ascolta una persona che parla, allora si ha l'impressione che si possano fare queste due cose al medesimo tempo. Questo perché il cervello, nel prestare attenzione alla persona che parla e nel prestare attenzione alla guida, attiva aree diverse in risposta a questi stimoli. Quindi cambiare velocemente da una mansione all'altra risulta piuttosto semplice. Se invece le mansioni da svolgere sono molto simili tra di loro, ecco che il cervello inizia ad avere qualche difficoltà. Per esempio classificare lettere e numeri in contemporanea nel modo più veloce possibile. In quel caso allora la biologia è concorde, perché molti studi dimostrano che sia gli uomini che le donne sono pessimi nel fare cambio da una mansione all'altra se questa riguarda la stessa area del cervello. Ciò che emerge da questo genere di studi è che le donne in realtà non siano brave a fare cambio da una mansione ad un'altra, ma che semplicemente durante la giornata si trovino a lavorare più a lungo su diverse mansioni. Gestire la casa, i figli, il lavoro, la vita sociale. Cosa che, come una sorta di allenamento, le porta ad essere più propense a fare cambio da un'attività all'altra. Insieme a questo però ci sono delle piccole differenze biologiche che fanno sì che il cervello di uomini e donne sia effettivamente diverso. Il cervello di ogni singolo umano è fatto di due tessuti principali, la massa grigia e la massa bianca. Avrete sentito parlare delle famose cellule grigie, cellulini grigie. La massa grigia si occupa principalmente di prendere le informazioni e processarle all'interno del cervello. La massa bianca invece prende le informazioni processate e poi le collega fra di loro. In media gli uomini hanno una massa circa 6,5 volte superiore di massa grigia rispetto alle donne, cosa che dà a loro una sorta di maggior potere computazionale e potrebbe anche spiegare come mai gli uomini spesso eccellano in mansioni che richiedono un grande processamento dati, come per esempio la matematica o l'informatica. Dal lato loro però le donne hanno un quantitativo di massa bianca, quella che connette le informazioni, 10 volte superiore rispetto a quella degli uomini. Quindi anche se le informazioni processate potrebbero essere inferiori, poi le connessioni che si fanno a partire da queste informazioni sono maggiori, ciò che le rende più propense ad avere maggiore proprietà linguistica o migliori relazioni interpersonali. Questa ovviamente è una tendenza generale, con tutte le dovute eccezioni che non derivano semplicemente da come è fatto il cervello di ognuno. La ragione quindi per cui uomini e donne, nonostante una differenza biologica, possano avere uguale successo all'interno della società è fondamentalmente perché queste due masse si compensano a vicenda. Da un lato maggiori dati e minori connessioni, dall'altro minori dati ma maggiori connessioni, che quindi si bilanciano a vicenda. Queste differenze nella composizione del cervello alla nascita potrebbero anche spiegare il motivo per cui le donne siano effettivamente in alcuni casi più brave a passare da una mansione all'altra con facilità. Infatti, se si tratta di mansioni che coinvolgono diverse aree del cervello, allora la connessione da una all'altra dovrebbe essere più rapida grazie alla maggior presenza di massa bianca. Ma come fanno i cervelli di individui della stessa specie ad essere così diversi? L'evoluzione umana è ancora in gran parte sconosciuta, soprattutto quella del cervello. È infatti semplice capire come la dimensione della nostra scatola cranica sia cambiata nel corso dei millenni grazie ai reperti archeologici che sono stati ritrovati, dall'Australopiteco fino ad oggi. Ma ciò che sta dentro al cervello è praticamente impossibile da prevedere.
Nonostante questo, alcuni ricercatori propongono delle teorie estremamente interessanti su come la massa bianca e grigia si siano evolute a livello neuronale in maniera diversa fra donne e uomini. Si chiama teoria del cacciatore-raccoglitore. Per capire come funziona dobbiamo immaginare di tornare ai tempi dell'uomo primitivo, quando gli uomini avevano come principale mansione durante la giornata quella di cacciare. Secondo i ricercatori la caccia richiedeva principalmente due cose. La prima, ottima capacità di collocazione degli oggetti nello spazio. La seconda, una completa attenzione verso un obiettivo: sopravvivere. Questa situazione avrebbe portato gli uomini, in teoria, a avere bisogno di processare più informazioni per capire come concentrarsi su una e una sola task, quella appunto della sopravvivenza, e quindi a sviluppare più massa grigia. Le donne primitive invece erano raccoglitrici. I loro compiti principali erano legati all'ambiente domestico, dove non solo dovevano raccogliere e cercare cibo, ma anche badare ai loro piccoli. Qui le esigenze quindi erano molto diverse, perché le donne non dovevano badare solamente alla propria sopravvivenza, ma anche costantemente alla sopravvivenza dei loro figli. Il dover spostare costantemente l'attenzione da un'attività all'altra le avrebbe quindi portate nel corso del tempo a sviluppare più massa bianca e quindi più connessioni rispetto agli uomini. E oggigiorno, anche se la divisione dei compiti è cambiata notevolmente, il nostro passato evoluzionistico è il risultato di migliaia di anni di evoluzione, mentre i cambi sociali vissuti negli ultimi decenni sono stati molto rapidi. Quindi può essere che il cervello non abbia ancora avuto la possibilità di adattarsi ai nuovi ruoli che ognuno prende all'interno della società. E di qui il luogo comune, cioè il fatto che le donne siano molto brave ad essere multitasking. Questa non è una scusa né per gli uomini a non prestare attenzione, ma neanche per le donne a fare cose molto male perché le hanno fatte tutte insieme, ma una semplice evidenza di come alcune cose del nostro passato possano rendere molto affascinante il modo in cui oggi gestiamo diversi stimoli. Per oggi è tutto, Detective, grazie per essere stati con me a scoprire un altro dei grandi misteri di ciò che ci circonda. Se volete seguirmi, continuate a cliccare sui bottoncini qui su YouTube, oppure seguite la mia pagina Facebook, Instagram, sentitevi liberi di commentare e di farmi tutte le domande che potrebbero essere spunto per i prossimi video. Ciao!